Quello che vedete è Timothy e lui per un sacco di tempo è stato considerato l'uomo più odiato degli Stati Uniti. Hi, my name is Timothy McVeigh and I'm the most hated person in the United States of America. Due parole, Stati Uniti, che alle nostre orecchie sono sinonimo di forza, potenza e armi. E lo sono sempre state, finché l'11 settembre del 2001 due aerei dirottati da un gruppo terroristico sono andati a schiantarsi contro le torri gemelle di New York. E da quel giorno non è stato più lo stesso. Eh sì, perché anche lì, nello stato più potente del mondo, queste cose potevano accadere. Ma prima di questo tragico evento non era mai successo niente. Beh, la storia americana è stracolma di proteste, linciaggi e violenze di ogni genere. Dalla guerra di secessione al Ku Klux Klan, dalle stragi nelle scuole fino ai serial killer all'assedio di Waco, di cui vi ho già parlato. Quello stallo è durato 51 giorni tra l'esercito e una setta religiosa che si è concluso con una strage nel 1993. Infatti, prima dell'11 settembre c'è stato un altro evento che ha scosso l'intera America. Un evento che forse alcuni di voi ricorderete, di cui si sente parlare pochissimo qui da noi, ma che negli States è ricordato come il peggior attentato della storia americana dopo l'11 settembre. È il 19 aprile del 1995, quando alle 9:02 del mattino un camion bomba carico di 2200 kg di fertilizzante, 540 kg di nitrometano e 160 kg di Tovex, un gel esplosivo, detona nei pressi del Murrah Federal Building di Oklahoma City. A massive car bomb exploded outside of a large federal building in downtown Oklahoma City. Bombing in Oklahoma City was an attack on innocent children and defenseless citizens. It was the worst terrorist act in American history. Oklahoma City, mi trovo in un posto terribile perché proprio qui c'era il Murrah Building, un edificio governativo che il 19 aprile del 1995 tra le 9:01 e le 9:03 che vedete là, è stato colpito dal più grande attentato della storia degli Stati Uniti prima del 2001. Un furgone, un mezzo bomba, ha fatto saltare l'intero palazzo ammazzando 168 individui, di cui 16 bambini, e ferendone altri 600. Quasi metà dell'edificio viene rasa al suolo. Un vero e proprio omicidio di massa. Ma chi l'ha compiuto? E soprattutto, perché? Beh, in qualche modo vi ho già risposto con un dettaglio che ho citato poco fa. Non l'orario, non l'anno, non il luogo. Pensi la data. 19 aprile. 2 anni prima dell'attentato di Oklahoma City, il 19 aprile del 1993, si concludeva, indovinate un po', l'assedio di Waco. E si concludeva nel peggiore dei modi, con i carri armati, con un incendio divampato non si sa per quale motivo, e con la morte di 76 persone, di cui 28 bambini. E che il camion bomba di Oklahoma City sia esploso proprio il 19 aprile non è un caso, ma una scelta premeditata e ragionata nell'arco di 2 anni. Si tratta di una vendetta in piena regola. Una vendetta contro niente meno che il governo federale degli Stati Uniti, che aveva causato la strage di Waco. E per portare avanti una vendetta ovviamente serve un vendicatore che abbia delle forti ragioni personali. Ma perché colpire proprio Oklahoma City, un posto dimenticato da Dio che con Waco in Texas non c'entra nulla? Beh, sapete che è tutto collegato e anche in maniera piuttosto lineare, seppur inquietante. E per collegare tutti i puntini di questa vicenda ovviamente dobbiamo partire da chi l'ha realizzato questo attentato. Ed è qui che viene il bello. Un'ora dopo l'esplosione del Murrah Federal Building, le autorità ritrovano i pezzi del camion e riescono a capire che è un Ford e che è stato noleggiato 5 giorni prima in un punto vendita della Ryder, una compagnia che noleggia camion di colore giallo in quel di Junction City, Kansas, più di 400 km a nord di Oklahoma City. Ed indagando un po' l'FBI scopre che il camion giallo era stato noleggiato da 2 uomini, uno dei quali si chiama Robert Kling, che dalla descrizione del noleggio ha i capelli corti, è giovane, ha la faccia allungata ed è sbarbato. Bingo! Le ricerche a questo punto partono all'istante, ci si concentra su Junction City per sapere se i 2 attentatori abbiano dormito lì prima di noleggiare il camion. Ed in effetti è così, perché il proprietario del Dreamland Motel, un hotel a est di Junction City, dopo aver visto l'identikit fatto dalla polizia di Robert Kling, assicura che la notte del 14 aprile un ragazzo sbarbato con i capelli corti e della faccia allungata ha sì dormito lì. E ha sì parcheggiato il camion proprio lì davanti, ma per prenotare ha firmato con un altro nome. Una mossa strana che lì per lì spiazza gli investigatori. Lo so, sembra il classico dei vicoli ciechi, ma facciamo un rapido passo indietro nel tempo. Sono le 9:02 e il camion bomba esplode. In città c'è il panico più totale, la televisione americana si chiede ancora cosa diamine sia successo, se l'attentato sia stato causato da un terrorista o da un cartello della droga. Passa circa un'ora e mezza,
quando nei pressi di Perry, una cittadina a nord di Oklahoma City, una pattuglia della polizia ferma un'automobile Ford, poiché priva di targa. Al suo interno c'è un ragazzo di meno di 30 anni, sbarbato, dalla faccia allungata e con i capelli corti. Porta con sé una pistola di cui non ha dichiarato il possesso e il suo nome è Timothy McVeigh. Yes, il poliziotto che l'ha fermato non sa di aver appena arrestato, senza saperlo, l'attentatore di Oklahoma City. Già, perché la persona che ha dormito al Dreamland Motel e che ha noleggiato un camion a Junction City si chiama proprio Timothy McVeigh. Perfetto, tutto fatto. L'esecutore materiale dell'attentato è stato trovato in maniera piuttosto semplice. E cosa ancora migliore, poco più tardi viene individuato anche il suo socio, Terry Nichols. Su quest'ultimo poi ci torniamo tra poco, perché quando McVeigh viene arrestato ed accusato c'è una cosa di lui che stupisce tutti gli americani. E no, non è la sua giovane età, ma il fatto che è un veterano, un eroe di guerra, un americano vero insomma. Ma allora perché ha fatto quel che ha fatto? Sì, anche stavolta dobbiamo fare un piccolo passo indietro nel tempo, più precisamente al maggio del 1988. Timothy McVeigh è un ragazzo come tanti. Da bambino era allegro, ma con l'adolescenza è diventato un po' più introverso. I suoi interessi? Videogiochi e armi. Per via di questa passione, proprio nel maggio del 1988 si arruola nell'esercito americano. Durante l'addestramento a Fort Benning, in Georgia, fa la conoscenza di altri due ragazzi, i suoi compagni di stanza Michael Fortier e Terry Nichols. E i tre vanno d'accordo, molto d'accordo, soprattutto su un tema: l'antipatia verso il governo degli Stati Uniti. Tre militari. Ok, sembra un controsenso per dei militari americani, ma se pensiamo alla storia degli States, non è così strano. Cosa volevano fare gli stati del sud quando hanno dato inizio alla guerra di secessione nel 1800? Essere liberi di avere gli schiavi. Libertà, un concetto che ha guidato tutta la conquista del West. L'idea che tutto si possa fare sempre e comunque. Perlomeno finché non viene un governo brutto e cattivo, una tirannia in sostanza, che ti viene a dire che devi pagare le tasse, che non puoi fare proprio tutto quello che ti pare, che le armi puoi averle sì, ma devi sottostare ad alcune regole, e che chi non è bianco, protestante o eterosessuale non è il demonio. Per farvi capire l'antifona, di solito questi gruppi osteggiano persino la National Rifle Association, la più importante lobby pro armi d'America, perché secondo loro non difende abbastanza il diritto a possedere armi per i cittadini americani. Va bene, in queste cose poi c'è sempre di mezzo un bel po' di razzismo, omofobia e suprematismo bianco. E non è una cosa così assurda in America, dove ci sono decine e decine di associazioni di questo genere che se non sono il Ku Klux Klan, poco ci manca, tipo l'Aryan Republican Army, o The Covenant, The Sword, o The Arm of the Lord, che almeno non esistono più, oppure la Blood Tribe e gli Hammerskin. Ed esiste persino una città dove questi gruppi trovano rifugio, si chiama Elohim City, che è un'area privata ultra religiosa dove soltanto chi ci abita sa chi entra e chi esce. Ora, McVeigh non è razzista, anche se viene ripreso da alcuni superiori perché ha comprato una maglietta ad un raduno del Ku Klux Klan, ma sicuramente ritiene che il governo americano non debba mettere bocca su quante armi un cittadino debba possedere, né su come intende usarle. Già, perché le armi sono libertà. Ad ogni modo, nel 1991 McVeigh partecipa alla guerra del Golfo e ottiene una bella medaglia al valore per aver ucciso 2 nemici. Cerca di entrare nelle forze speciali ma non superando le prove fisiche, decide a questo punto di lasciare l'esercito sul finire dell'anno e di lavoricchiare qua e là in negozi di armi. Ovviamente a McVeigh il governo sta ancora super antipatico, ma in realtà non c'è qualcosa di così eclatante che possa recriminargli. Già, finché non accadono due cose che non colpiscono soltanto lui, ma l'intera America. Nell'agosto del 1992 gli agenti dell'FBI circondano una casa in Idaho, dove abita il presunto suprematista Randy Weaver, indagato per possesso illegale di armi e vendita delle stesse. L'assedio dura 10 giorni e finisce in tragedia, con la morte della moglie e del figlio di Weaver. Alla fine Weaver viene condannato soltanto per non essersi presentato in tribunale, il motivo per cui l'FBI era andato a trovarlo a casa. E il cosiddetto caso Ruby Ridge fa discutere, perché ancora una volta il governo degli Stati Uniti, in questo caso rappresentato dall'FBI, ha dimostrato che vuole imporre un controllo più restrittivo sulle armi. Meno di un anno dopo succede qualcos'altro. Già, l'assedio di Waco. E a Waco tutto ha inizio perché il leader della setta religiosa presa di mira dal governo, David Koresh, indovinate un po', ha stipato nel complesso in cui risiede, Mount Carmel, una quantità enorme di fucili automatici, mitragliatrici e proiettili. Per farci cosa? Naturalmente per sfidare il governo federale. E in questo caso l'assedio di giorni ne dura 51. E McVeigh, chi la pensa come lui in giro per l'America, hanno tutto il tempo per sviluppare una sorta di simpatia nei confronti di Koresh e della sua setta. Assediati perché possiedono armi e bullizzati da un governo che non
non vuole riconoscere la loro libertà. E il fatto che il 19 aprile del 1993 l'FBI tenti di fare irruzione a Mount Carmel con i carri armati è l'ennesima prova della tirannia governativa. Ecco, quel 19 aprile del 1993 McVeigh era proprio a Waco. Era arrivato qualche giorno prima per diffondere un po' di propaganda antigovernativa e passa giorno e notte di fronte ai cordoni della polizia, e quando Mount Carmel va in fiamme, uccidendo decine e decine di persone, assiste a tutta la scena dall'inizio alla fine. Ed è proprio questo inferno che scatenerà 2 anni dopo l'attentato di Oklahoma City. Ed è a questo punto che tutte le piste si ricollegano. E finito l'assedio di Waco, McVeigh torna a vendere armi. Un classicone, ma al contempo comincia a vendere personalmente delle copie di un fumetto molto ma molto particolare. È una graphic novel che si chiama The Turner Diaries, scritta nel 1978 dal capo della National Alliance, un gruppo neonazista e ultranazionalista del West Virginia, ambientato in un mondo futuristico in cui i bianchi sono perseguitati da un cosiddetto sistema. E in questo fumetto gli eroi della storia, cioè i nazionalisti, fanno esplodere l'edificio dell'FBI a Washington DC come atto di guerra nei confronti del governo americano. A che ora lo fanno esplodere? Alle 9:15 del mattino. Usando cosa? Un camion bomba. Brividi, eh? If I had been born in the future, I would have acted differently. The internet, born only 4 years ago, would have been the perfect tool for committing crimes. A vast network granting access to millions of devices with just a click. In the future, the real crimes will be committed there, on the internet. E questa è la cruda verità, e quel futuro è oggi. Per fortuna nordvpn.com/Andy risolve il problema, nascondendo l'IP e crittografando il traffico. Insomma, fa da scudo contro gli attacchi hacker, e con la funzione Threat Protection sarà protetto anche dai siti malevoli, tipo quei finti e-commerce clone di famosi negozi online, da fastidiose ADV che aprono 6.000 schede, tutto anche se non sei connesso alla VPN in quel momento. Tanta roba! E anche se clicchi per sbaglio su un sito truffaldino, NordVPN lo blocca per te. E anche se scarichi qualcosa di malevolo, Nord lo elimina in tempo prima che causi danni al tuo dispositivo. Oltretutto, per questo periodo del Black Friday ci sarà anche uno sconto esclusivo più 4 mesi extra in omaggio. nordvpn.com/Andy. Trovate il link in descrizione. Ma ora torniamo negli Stati Uniti. Ok, è il 1993 e McVeigh vuole dichiarare guerra al governo degli Stati Uniti e sa per certo che deve farlo facendo esplodere un palazzo alle 9 del mattino. Ma come ha scelto che quell'edificio sarebbe stato il Murrah Federal Building di Oklahoma City? È una storia interessante. Nei mesi successivi McVeigh va a vivere prima con Michael Fortier in Arizona e poi subito dopo con Terry Nichols in Michigan. E qui i due iniziano ad elaborare un piano per dichiarare guerra al governo federale. E in un primo momento McVeigh e Nichols pensano di colpire individui singoli, come il cecchino che ha sparato alla moglie di Randy Weaver a Ruby Ridge, oppure al ministro della giustizia Janet Reno, che ha autorizzato i carri armati a Waco. Poi però scartano l'idea perché pensano che sia meglio colpire più persone in qualche maniera legate al governo degli Stati Uniti, possibilmente dell'FBI o dell'ATF, l'agenzia che ha dato inizio all'assedio di Waco per togliere le armi alla setta di Koresh. A questo punto perché non fare un terno all'otto? Così, con la stessa leggerezza con cui si sceglie la lettera iniziale per giocare a nomi, cose e città, McVeigh prende in considerazione diversi obiettivi in Arizona, in Texas, in Missouri e in Arkansas. Ed infine capisce che l'edificio perfetto è il Murrah Federal Building di Oklahoma City. Il motivo? Ospita gli uffici di ben 14 agenzie del governo federale, tra cui naturalmente la tanto odiata ATF. Ci vuole 1 anno e mezzo prima che McVeigh e Nichols studino a fondo l'edificio e preparino il materiale necessario, comprandolo con difficoltà o rubacchiandolo qua e là con una metodicità che fa spavento. Il tutto con l'intento di costruire la bomba perfetta, e nel farlo vengono supportati da Michael Fortier, che all'ultimo però si tira indietro, forse pensando alla gigantesca strage che avrebbe commesso, e i passaggi successivi sono piuttosto scontati invece. McVeigh e Nichols noleggiano il camion giallo da rider con un documento falso a nome Robert Kling. Qualche giorno dopo ci montano sopra la bomba e il 19 aprile la fanno esplodere. Questo che vedete adesso è il memoriale costruito dove prima sorgeva il palazzo, e l'unica cosa che rimane in piedi di tutta questa cosa sono il survival tree e eccole qua, le mura del palazzo. Qui si sta entrando dove prima c'era il Murrah Building.
In questa ricostruzione però mancano due particolari piuttosto importanti. Il primo, che Nichols alla fine si tira indietro. Sarà infatti soltanto McVeigh a portare il camion bomba a destinazione. Il secondo, ben più interessante, è che il 16 aprile McVeigh ha già posizionato la Ford con cui poi verrà beccato il 19 aprile dal poliziotto a qualche isolato di distanza dal Murrah Federal Building, in modo da accendere la miccia della bomba, farla esplodere e poi fuggire. L'ha lasciata per strada senza targa, con un bigliettino con scritto che l'avrebbe rimossa nel giro di una settimana perché era in panne purtroppo. E qui, riallacciando il nastro di tutta la vicenda del noleggio e del motel, sorgono spontanee alcune domande. Che senso ha avuto per McVeigh fabbricare un documento falso per poi firmare al motel con il suo vero nome? Lo stesso nome con cui poi è stato individuato. E poi perché non rimettere la targa prima di fuggire? Ricordiamoci che è per via della targa mancante che la polizia lo ha fermato. E poi, altra cosa che non vi ho detto, quando è stato fermato, aveva con sé una copia di The Turner Diaries, materiale antigovernativo e un foglietto che faceva riferimento della TNT. Insomma, ha agito un po' come se, in fin dei conti, volesse essere riconosciuto come l'attentatore di Oklahoma City. La maggior parte delle cose che sappiamo sullo scellerato piano elaborato da McVeigh le sappiamo proprio grazie a lui. È lui ad averle raccontate ai suoi avvocati, ai giudici, di modo che tutti sapessero cosa aveva fatto e perché voleva farlo. La sua stessa difesa durante il processo a suo carico non ha potuto nemmeno sostenere che fosse mentalmente infermo, perché era totalmente razionale, sapeva di cosa si era macchiato le mani e affermava di aver ucciso così tante persone per un motivo giusto, cioè contrastare la violenza del governo degli Stati Uniti, il vero tiranno. E a conti fatti, McVeigh desiderava diventare un martire. E sapeva che lo sarebbe diventato, perché l'unica condanna possibile a cui poteva andare incontro dopo una strage del genere era l'esecuzione capitale. Il processo di McVeigh iniziò 2 anni dopo l'attentato e dopo solo 1 mese e mezzo la condanna fu definitiva. McVeigh è stato giustiziato tramite iniezione letale nel 2001 in Indiana e il suo corpo cremato, la prima esecuzione federale dopo 38 anni. Ed in qualche maniera quel giovane veterano di guerra è riuscito a dimostrare la crudeltà del governo degli Stati Uniti. Terry Nichols invece è stato condannato nel 2004 a 161 ergastoli consecutivi. Per finire, Michael Fortier fu imprigionato per 12 anni per la sua complicità nel progettare l'attentato e per non averne rivelato l'esistenza alle autorità. Ebbe uno scotto di pena per aver confessato contro McVeigh, quello che possiamo tranquillamente definire un orribile lieto fine di un terribile massacro, dove tutti i tasselli del puzzle si inseriscono da soli al loro posto. E ci permettono di finire qui questo video. Non proprio, perché forse manca la parte più strana. Quando Michael Fortier è uscito di prigione nel 2006, è stato assegnato al programma di protezione testimoni. Ed è una cosa strana perché sì, ha testimoniato, ma contro un uomo morto e contro un altro che passerà le prossime 161 vite in carcere. Da chi deve essere protetto? Secondo l'accusa, durante il processo a McVeigh, questi infatti non aveva agito da solo. Anzi, avrebbe fatto parte di una più grande associazione per ribaltare il governo degli Stati Uniti, magari assieme ad altre associazioni nazionaliste. E lo dimostrerebbe il fatto che prima di compiere l'attentato, McVeigh avesse fatto una chiamata a Elohim City. Sì, l'area privata dove un tempo si rifugiavano gruppi di estrema destra, che, guarda caso, si trova proprio in Oklahoma. E c'è un'altra cosa che confermerebbe la partecipazione di almeno un'altra persona all'attentato, ovvero l'identikit del secondo uomo che ha accompagnato McVeigh a noleggiare il camion giallo, che non c'entra assolutamente nulla con la faccia di Nichols. E qui le opzioni sono 3. O quel giorno c'era effettivamente qualcun altro con McVeigh, o il capo del noleggio ha avuto un abbaglio megagalattico, o chi ha fornito quell'identikit ha volutamente mentito sulle sembianze del secondo uomo. Oppure McVeigh ha fatto davvero esplodere da solo il camion bomba. Ed è un'ipotesi ancora più terribile, perché come lui stesso ha risposto: non potete accettare la verità, perché da solo ho fatto esplodere il Murrah Building. E non è spaventoso che un solo uomo possa scatenare un inferno simile? Insomma, siamo tutti d'accordo, no? Io sono Andy e sono qui per ricordarvi che meno del 60% delle persone che guarda regolarmente i miei video è iscritta al canale, per cui fatelo, iscrivetevi. E noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio della serie americana. Se non l'avete fatto, recuperatevi gli altri, sono sul canale. Ciao! One last thing. Make sure to go to nordvpn.com/Andy. Goodbye.